Il CBD può essere utilizzato in maniera più o meno continuativa per la gestione dei problemi legati al sonno, ma con la consapevolezza che con tutti i cannabinoidi si crea a lungo andare un meccanismo di assuefazione recettoriale. Questo vuol dire, in poche parole, che la molecola, in questo caso il CBD, raggiunge la sua sede di legame, quindi il recettore. Questi recettori vengono però espressi dalla cellula in maniera maggiore o minore in base alla quantità, in base a una serie in realtà di segnali chimici, tra cui la quantità della molecola che interagisce con i recettori stessi. La situazione però che si crea è che a un certo punto questi recettori, quindi le cellule, volendo semplificare un po' il concetto, si cominciano a saturare. Questo vuol dire che per avere un effetto che sia ancora sensibile bisognerà aumentare la dose. Ovviamente aumentare la dose di un prodotto come il CBD, che ha pochissimi effetti collaterali legati principalmente all'apparato gastrointestinale, è un'azione che non presenta grandissimi rischi, ma che chiaramente va anche valutata, fosse anche solo per una questione di gestione economica, perché ovviamente più prodotto assumo, più dovrò spendere per acquistarlo. Quindi in questi casi e in tutti i casi in cui si ha a che fare con l'utilizzo di cannabinoidi, il consiglio è sempre di partire con la minima dose efficace, quindi con un numero veramente ridotto di gocce, di compresse, a seconda del tipo di prodotto con cui abbiamo a che fare, per poi aumentare in base alla necessità. Quello che poi io consiglio nella pratica clinica in generale è di alternare dei periodi di utilizzo a dei periodi di stop. Un protocollo che spesso io faccio seguire ai clienti è proprio un mese di utilizzo di cannabinoidi a dosaggi eventualmente che aumentano nell'arco del mese, alternato con 4-5 giorni di stop totale invece, che consente all'organismo di riassestarsi, per così dire, e di ripartire da uno status diciamo per così dire piatto, zero, come se i cannabinoidi non fossero mai stati assunti, e quindi consente di proseguire proprio con livelli di cannabinoidi relativamente bassi.